Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 114. Proteo, il vecchio del mare. Nelle profondità buie e insondabili del mare aperto vive e nuota libero il vecchio del mare, una delle divinità più antiche. Proteo, il dio mutaforma. Diversi personaggi portano questo nome nella mitologia greca. Può creare confusione l'omonimia con re Proteo di Faro, l'isola presso l'Egitto, che magnanimamente ospita un fuggitivo Dioniso. Più tardi, secondo una particolare versione, Paride, che sta fuggendo con Elena, viene portato da una tempesta sull'isola di Faro. Re Proteo, che capisce la situazione, spedisce verso casa il bel Paride con un fantasma di Elena, una creazione di Era, e trattiene a palazzo la bella Elena di Sparta. Il buon re intende restituirla a Menelao. Peccato che il bellicoso Acheo non dia retta alle parole di Priamo, il quale afferma che la regina rapita si trova sull'isola di Faro. Menelao preferisce combattere, inseguendo come tutti i greci l'immagine, il fantasma di Elena. Solo alla caduta della città di Priamo, non trovando la sposa rapita tra i palazzi in rovina, il re di Sparta naviga a far visita alla piccola isola. Ti dicevo che con questo re Proteo il nome del protagonista del racconto di oggi può venir confuso, perché proprio sulle spiagge di questa isoletta Proteo, la divinità del profondo mare, viene a riposare. Il nome deriva da Protogonos, il primo nato. Questo colloca la venuta al mondo di Proteo nel tempo aurorale, tra le primissime divinità, così antico che alcune fonti dichiarano di ignorare chi possono essere i genitori. Altri invece affermano che sia figlio di Poseidone. Questa figura viene spesso sovrapposta a quella di Nereo e di Forco, tanto che a volte risulta veramente ostico riuscire ad orientarsi nel racconto. Sotto un nome o sotto l'altro, egli regna sul mare ben prima di Poseidone, distinguendosi per saggezza e veracità. Secondo Esiodo, supera in autorevolezza un sovrano del mare ancora più antico, Briareo, dalle 100 braccia. Come altre divinità dell'inizio, Proteo ha diverse qualità e punti di forza. Ha la possibilità di assumere qualsiasi forma, dal mondo animale a quello vegetale fino a finire a quello minerale. In un battito di ciglia, Proteo è leone e formica, acqua e roccia, una potente quercia e l'incendio che la avvolge. Figura poderosa, in una pittura vascolare primitiva, egli è raffigurato con la coda di pesce e con un leone, un cervo ed una vipera che gli escono dal corpo. Ma non è questa la sua caratteristica più notevole. Egli è un sacro datore di divinazioni. La sua parola contiene la risposta giusta a qualsiasi domanda. Non è solo un oracolo che sa vaticinare il futuro. Proteo è a conoscenza di ogni evento sulla terra e nel cielo. Ai suoi occhi si palesa chiara la soluzione per qualsiasi problema o difficoltà. Egli vede non solo quel che è e ciò che sarà, contempla altrettanto chiaramente quello che potrebbe essere, quello che potrebbe capitare.
Questo stupefacente potere lo fa divenire una specie di ricercato speciale nella mitologia. Tutti cercano di riuscire ad incontrarlo e a strappargli una divinazione. Grandi personaggi della mitologia che vogliono avere la giusta soluzione ai loro problemi, a questa divinità cercano di arrivare. Proteo è un burbero di buona indole ed è pacifico. Essendo una divinità primigenia, è dipinto come un vecchio tranquillo e solitario. Non ama per nulla il contatto e perciò non lo cerca con gli esseri umani, né con qualsiasi altro che desideri parlare con lui solamente per ottenere un vaticinio. Rifugge perciò ogni occasione di incontro e non desidera altro se non una cosa: ripararsi dalla calura estiva prendendo un po' di fresco nel primo pomeriggio, in santa pace, in una certa grotta affacciata sulle spiagge dell'isola di Faro. Qui, circondato dalle sue amate foche, si distende in mezzo ad esse e, cullato dal loro respiro, pacatamente si addormenta. Sposa Psamate, la Nereide divinità della sabbia che abbiamo incontrato nella scorsa puntata, e con lei concepisce diversi figli. Una di questi, Idotea, entra a pieno diritto in questa storia, in quanto è colei che, tradendo i segreti del padre, ci dona il cuore avventuroso di questo episodio. È solo un piccolo assaggio di Odissea. Mi tremano i polsi. È ora di levare le tende e gonfiare le vele verso la strada del ritorno per Menelao e Agamennone. Il primo ha fretta di tornare, ma Agamennone non vuole levar le ancore prima di aver sacrificato ad Atena. Cosa? Urla Menelao. La dea ha tenuto parte per i troiani e tu vuoi dedicarle un sacrificio? Sei pazzo, fratello. A causa di questa blasfemia, i due fratelli litigano e non si parlano più, né tantomeno lo potranno fare in futuro. Menelao paga la sua irruente alterigia vagando per i mari e quando giunge finalmente a casa il fratello Agamennone, il grande re, ha già da tempo incontrato la morte. La flotta di Menelao si ritrova in una fortissima tempesta in mare aperto. Buona parte delle imbarcazioni colano a picco. Solo 5 vascelli, malandati, riescono a toccare le sponde di Creta. Riprendendo la strada di casa, strane correnti e venti inarrestabili li portano fino in Egitto. Qui le navi paiono rifiutarsi di prendere il mare aperto per quasi 8 anni. Finalmente salpati, Menelao e i suoi si ritrovano a Cipro, poi in Fenicia, in Etiopia ed in Libia. Infine, le stanche vele si afflosciano sulle sponde dell'isola di Faro. Ormai senza speranza nel cuore, Menelao si aggira per le sabbiose sponde, passeggiando pensieroso. Ha mandato i suoi uomini a pescare. I viveri stanno scarseggiando e oramai sono più di 20 giorni che non si sente nemmeno una brezza che porti al mare. Dalle onde, impietosita, emerge Idotea. Quanto sei sciocco, straniero, a godere dei tuoi dolori vagabondando su queste rive, mentre il cuore dei tuoi compagni si assottiglia. Oh, chiunque tu sia tra le dee, ti voglio rivelare il perché del mio tormento, risponde Menelao. Ignoro per quale motivo gli dei trattengano i venti dal soffiare in mio favore e mi impediscano di tornare alla mia casa. Se tu sei una dea, a te tutto è chiaro. Dimmi, ti prego, quale Dio immortale mi ha incatenato ai ceppi e con i suoi lacci dal mio percorso mi esclude.
Orbene, ti dirò. Qui su queste sponde si aggira il vecchio del mare, divinatore veritiero e immortale, Proteo, ministro di Poseidone. Dicono sia mio padre. Se saprai tendergli un agguato, afferrarlo e tenerlo, potrai chiedergli qualunque cosa, la via e la misura del tuo viaggio salvifico sul mare pescoso. E risposta avrai su quale malfatto hai compiuto e cosa è accaduto di bene e di male nella tua casa, mentre eri lontano in battaglia. Alle perplessità di Menelao su come un uomo possa catturare un dio, Idotea risponde: quando il sole arriva a mezzogiorno, Proteo sorge dalle acque e va a coricarsi in una cava spelonca. Attorno a lui dormono le sue foche che espirano l'odore acuto del mare profondo. Coricati tra loro all'aurora, insieme ai tuoi 3 compagni più fidati, e aggredisci Proteo non appena si distende. Con forza e vigoria bloccatelo. Proverà ad assumere aspetto di ogni cosa quanti esseri camminano sulla terra, e anche acqua e fuoco prodigioso, ma voi saldamente tenetelo e ancor più premetelo. E quando sarà lui a porvi domande, tornato al primitivo aspetto, ecco, allora lascialo libero. Risponderà ad ogni tua domanda. Idotea scompare tra le onde e Menelao ritorna alle sue navi spiaggiate col cuore che gli martella nel petto. All'aurora, invocando gli dei, il grande combattente si avvia verso la grotta di Proteo. Qui trova Idotea che, emersa dal grande seno del mare, reca 4 pelli di foca scuoiate di fresco. La dea scava nell'umida sabbia dei giacigli per gli Achei. Questi si ricoprono con le pelli, ma il fetore è troppo forte. L'afrore esiziale delle foche dal mare nutrite è insopportabile all'uomo. Con poche gocce di ambrosia da Idotea messe sotto le nari dei greci, tutto si risolve. Ed ecco mezzogiorno. Le foche escono dal mare e si avviano alla grotta. Proteo emerge con loro e pacatamente, dopo averne contato il numero, si stende tra di loro come un pastore fa con il suo gregge. Come la schiena del dio si accoccola fra le morbide compagne, Menelao e i suoi, urlando, si lanciano all'attacco. Proteo muta immediatamente in un leone, poi in serpente e in nera pantera, un temibile cinghiale che sfida la forza dei 4 uomini, poi diviene una creatura d'acqua impalpabile e infine una pianta d'alta chioma. Gli Achei non mollano la presa. «Cosa vuoi da me, figlio di Atreo?» finalmente dice il vecchio con un fil di voce per lo sforzo, ritornando nella sua forma iniziale. «Già lo sai, vecchio. Non prenderti gioco di me con domande devianti. Dimmi piuttosto quale peccato ho commesso e come posso ottenere il perdono dagli dèi e così recuperare la via per il mio ritorno in patria». Proteo rivela la natura dell'ostilità divina e ordina a Menelao di effettuare sacrifici agli dèi sul fiume Egitto, il rivo che discende dal cielo. Certo, così farò. Ripercorrerò le tristi vie che conducono dove mi hai detto e farò ammenda agli dèi. Ma ora dimmi, dei miei compagni d'arme, che ne è stato? Proteo consegna tristi risposte a Menelao, parlando di Aiace e di Agamennone. Il terzo, Odisseo, Proteo conferma che è ancora trattenuto nell'ampio mare, lontano dalla sua petrosa Itaca. Gli dona però anche una notizia lieta. Egli, da vivo, con Elena, scenderà negli inferi, per abitare fino alla fine dei tempi l'isola dei Beati. Menelao ritrova la via di casa e Proteo si immerge tra i flutti, scomparendo alla vista.
Questo breve estratto da Omero pare riflettere la lotta che Peleo conduce con Teti per riuscire a conquistarla. Te ne ho parlato in una lontana puntata, trattando della loro storia d'amore, del loro matrimonio e del loro famoso rampollo, Achille. Anche in quella occasione la forza di volontà dell'essere umano supera la capacità della divinità di dissimulare il proprio aspetto per evitare la compromissione con il genere inferiore, ovvero con noi. C'è un'altra occorrenza nel mito di un'aggressione a Proteo. Aristeo, l'allevatore di api, assiste alla moria delle sue protette. Proteo gli confermerà che quella è la sua punizione per aver attentato alla purezza di Euridice, provocandone accidentalmente la morte. La sposa di Orfeo, infatti, fuggendo, viene morsa da un serpente alla caviglia e finisce nell'Ade. Ti ho raccontato della discesa di Orfeo agli inferi un po' di tempo fa, ma questa parte della storia ancora non è stata affrontata. Ti prometto che me ne occuperò. Da Proteo prendono origine tutte quelle definizioni di vita allo stadio iniziale, proteiforme, e quindi con una possibilità di evoluzione aperta. Così è stato inteso, ad esempio, il Proteus sanguinus, un anfibio del Carso, che vive nelle acque del buio profondo con un olfatto e un udito altamente sviluppati. Ancora, la macromolecola, che svolge una vasta gamma di attività nel nostro corpo, dal 1838 assume il nome di proteina, segnalando la sua essenziale versatilità nel nostro organismo. E infine Proteo, a causa della sua velocità nel mutare aspetto, è ormai la desueta definizione di chi cambia con opportunistica facilità opinione, giubba o colore politico. Ma torniamo al vecchio del mare. Lasciando Proteo ai suoi flutti, non possiamo fare a meno di notare come Psamate, sulle rive di Faro, sia sorta dall'arena, immobile e come immersa nei suoi pensieri. Scruta l'orizzonte lontano, ma non è in cerca di una vela, con gli occhi. Sta ricordando qualcuno e una lacrima riga le sue bianche gote. Del dolore di Psamate parleremo nella prossima puntata. Ti aspetto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e soprattutto iscriviti. Riceverai una discreta notifica quando viene pubblicato un nuovo episodio. Aiutami a far conoscere questo canale condividendo con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. E infine, se proprio ami questo progetto, sostienilo regalandoti o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox. Scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.